Benvenuti amici di Italian League, siete pronti per la carrellata di novità di oggi? Partiamo col dire che oggi parleremo delle novità annunciate dai Pokémoners la settimana scorsa. Poi parleremo dell'ora in primo piano di domani, ovvero quella di Mankey, e faremo anche uno special su PvP nella parte finale della rubrica. Parleremo ancora ovviamente dell'evento dei rivali e daremo qualche dritta per affrontare i raid di Landorus nella forma Therian, che partiranno anch'essi domani insieme all'evento dei rivali. E come al solito ci saranno i nostri contest. Incominciamo col dire che dal 13 di aprile fino al 18, esattamente dalle 10 alle ore 20 del 18, avremo l'evento dei Pokémon rivali. In questo evento faranno anche il debutto alcuni Pokémon particolari dai nomi impronunciabili. Ovvero Skerelp, Dragalge, Clauncher e Clawitzer. Insieme a questi troveremo anche altri Pokémon come Hitmonlee, Hitmonchan, Makuhita, Meditite, Zangoose, Seviper e così via. Seviper è una nota positiva anche perché sappiamo perfettamente che c'è lo Shiny, che è un regionale, quindi tanto vale sfruttare questa occasione. Per quanto riguarda le uova avremo anche dei Pokémon a tema come Machop, Tirog, insomma tutti i Pokémon dei veri e propri rivali. Vi saranno comunque delle missioni di ricerca sul campo che potranno dare come premio appunto Skerelp e Clauncher, e il team Go Rocket occuperà più frequentemente i Pokéstop e apparirà più facilmente con la mongolfiera. A parte questo, grazie diciamo allo sblocco di una missione, vincendo raid potremo sbloccare anche un bonus particolare per l'evento, ovvero doppia polvere di stelle per tutta la durata dell'evento in corso. Nei raid anche avremo un cambio, ma la cosa importante è che nei raid da 5 finalmente avremo Landorus nella sua forma Therian. È un Pokémon di tipo terra e volante e per questo essenzialmente debole ai tipi ghiaccio. Allora, innanzitutto ricordiamo i PL del 100 a livello 20, che saranno pari a 2241, mentre a livello 25, ovvero boostato dal medio, saranno pari a 2801. Come Pokémon ricordiamo, sia nelle forme normali che nelle forme ombra, Mamoswine, Weavile, poi ancora porta Darmanitan tipo ghiaccio ovviamente, Mewtwo nella forma ombra, Mega Bomasnow, ancora Beglacion e Articuno. Innanzitutto la settimana scorsa è stato reso possibile per tutti quanti visionare il contenuto delle uova, ovviamente da quelle nuove, non quelle vecchie, cioè quelle prese insomma in quel momento a seguire. Poi è stata ampliata finalmente la lista degli amici da 200 a 400. E questo finalmente era una cosa assolutamente necessaria. A parte questo, sono state annunciate anche dai Pokémoners alcune novità che ravviseremo nei mesi a seguire. Non c'è una data precisa, ma le novità riguardano innanzitutto l'inserimento del router maker, di cui la traduzione in italiano non è ancora disponibile, per cui sarà probabilmente possibile creare dei percorsi all'interno del gioco che saranno disponibili ai giocatori. Sarà inserita la possibilità anche di potenziare i Pokéstop attraverso alcune missioni probabilmente, per cui sarà possibile ricevere più oggetti, ma dettagli ovviamente non ne abbiamo ancora. E a parte questo sono stati inseriti modelli dei Pokémon di sesta generazione e di settima. E non solo, sono state inserite ancora alcune mega evoluzioni, tra cui tra l'altro quella di Mewtwo e di Rayquaza, quindi bene, magari ritorneranno i Redex, chi lo sa. Io proporrei un bel Redex da remoto, tanto ormai voglio dire. Il concetto secondo me non cambierebbe, perché basterebbe partecipare da remoto per chi può ovviamente nelle palestre X e invitare come prima un amico o più amici magari, proprio per coinvolgere più persone. Per concludere, tra i dati inseriti nel gioco vi è anche tra l'altro il modulo esca di tipo pioggia.
questo dovrebbe quindi funzionare come gli altri moduli esca, cioè dovrebbe avere la capacità di attirare per 30 minuti Pokémon che sono appunto attratti dalla pioggia, e probabilmente sarà anche capace di evolverne alcuni. Chissà se in occasione potrebbe essere rilasciato anche l'Apras di cui sono state fatte girare le immagini in questi giorni, con la sciarpina al collo, che io giudico molto trash. Adesso invece andiamo avanti con il contest del verso del Pokémon. Who's that Pokémon? Prima di annunciare i vincitori di questa settimana, e tra l'altro attenzione perché Agosus è solo terzo, attenzione, che è successo? Che è successo a Agosus? Comunque, sentiamo il verso del Pokémon di questa settimana, sentite bene. Come indizio, questa volta vi dico che questo è, nell'anime, il primo Pokémon catturato da Ash nella regione di Johto. Insomma, potrebbe anche rientrare tra le tristi scelte di Ash, quella di aver mandato appunto questo Pokémon di cui appunto è il verso dal professor Oak per essere studiato. Vabbè, Ash fa sempre scelte del Kaiser, no? Cioè, tutti i Pokémon migliori che aveva li mandava al professore, o li liberava, o gli diceva no, stai un po' lì, tipo Charizard, no? Ecco, stai un po' lì con gli altri, perché io vado avanti con Pikachu, certo. Il Pokémon della settimana scorsa era Bastiodon, e ad aver rubato il posto ad Agosus questa settimana è stato X-Brook. Quindi facciamo i complimenti a X-Brook. Ma secondo è arrivato ancora Peppe15O e infine terzo appunto Agosus. Ora invece vi ricordo le modalità per partecipare. Come al solito bisognerà ascoltare il verso, commentare con il nome allenatore e con il nome del Pokémon di cui appunto è il verso. Vi ricordo ancora di mandarci le vostre foto in AR con i vostri Pokémon preferiti. Non per forza devono essere fatte sotto un albero di ciliegio o sotto la Torre Eiffel, ok? Cioè va bene anche in camera, molto semplicemente, è semplicemente un modo per rendervi partecipi e sapere che ci seguite. E spero che partecipiate in tanti. Iniziamo col dire che dal 12 aprile fino al 26 di aprile sarà possibile lottare nella Lega Mega in una versione particolare che la Niantic ha ribattezzato Remix, poiché esclude quelli che sono i Pokémon che maggiormente vengono utilizzati dai giocatori. Esattamente sono Venusaur, Raichu e Raichu di Alola, poi Marowak e Marowak di Alola, Azumarill, Lumbreon, Skarmory, Swampert, Galvantula, Stunfisk in entrambe le forme e Talonflame. Non è la fine del mondo, insomma, dai, su via. Facciamoci forza, tanto ce ne sono davvero tanti di Pokémon e vedete che magari in questa occasione, per non basarvi sui soliti luoghi comuni, fare PvP, fare tornei, vi sarebbe appunto ritornato utile proprio per sapere già cosa utilizzare in alternativa a quelli che sono i Pokémon che tutti quanti utilizzano semplicemente perché sono consigliati. Però vabbè, insomma, anche chi non fa tornei ovviamente ci può arrivare. Io vi consiglio sempre comunque di fare i tornei, ve lo dirò all'infinito, e ricordatevi che questo mese c'è la Prismatic, ok? Adesso invece vi dico anche che nella giornata di domani vi sarà l'ora in primo piano che avrà come protagonista Mankey, ovviamente dalle 18 alle 19, sarà possibile trovarlo nella sua forma shiny. Il bonus in questione questa volta sarà esattamente doppia esperienza da evoluzione dei Pokémon. Non so quanto vi convenga farlo, perché questo è un mio consiglio personale, perché con tutti i Pokémon di cui probabilmente potranno servirci le XL in futuro, sprecare insomma delle caramelle evolvendo alcuni Pokémon semplicemente per fare 1000 punti anziché 500 mi pare, non so quanto sia conveniente. Magari fatelo giusto voi Rattata, perché insomma Raticat di Alola qualcuno lo utilizza, però non esagerate, conservate le caramelle, perché ad oggi con tutti i tornei, le coppe, le ci vuole leghe mix che vi escludono i Pokémon più utilizzati, non si possono fare previsioni, quindi farmate il giusto. Ecco. Adesso invece andiamo a fare un prospetto
di quello che è appunto Primeape nel PvP. Come al solito vi darò gli EV per diciamo il rank 1 sia in Lega Mega che in Lega Ultra e vi consiglierò il moveset. Iniziamo col dire che il problema di Primeape sta essenzialmente nella difesa e infatti diciamo in realtà un Pokémon molto forte che in Lega Ultra tra l'altro fa la sua bella figura essendo quasi a pari merito con Machamp, e in Lega Mega insomma può ricoprire un ottimo ruolo. La caratteristica base di questo Pokémon è che ha delle mosse caricate che appunto caricano molto velocemente, poiché chiedono un costo di energia basso. Ha Night Slash, che è buona contro i Pokémon Psico, che sappiamo essere super efficaci contro i Pokémon di tipo lotta, e tra le mosse ha anche Ice Punch, che ovviamente è super efficace nei confronti dei Pokémon di tipo volante, che come ben sappiamo appunto sono anche loro super efficaci nei confronti dei Pokémon di tipo lotta. Tra le mosse ricordiamo anche Zuffa, che tuttavia è una mossa che richiede molta energia e che poi soltanto in alcuni casi fa un grosso danno, ma utilizzare quella mossa sarebbe come un po' una toccata e fuga, cioè nel senso in realtà il Pokémon dovrebbe caricare, attaccare e poi andrebbe a fare una brutta fine velocemente. Ammesso che ci arrivi a farla tra l'altro, quindi non è proprio consigliatissima. Un Pokémon da utilizzare essenzialmente durante coppe tematiche che in GBL. Come moveset ricordiamo che come mossa veloce deve utilizzare la mossa Counter, mentre come mosse caricate può utilizzare appunto come mossa di tipo lotta Zuffa, che però richiede tanta energia. Come mossa Legacy, quindi richiederà un MT attacco caricato, la mossa Cross Chop, e ancora ad accompagnarle ricordiamo che potrà essere utilizzata appunto la mossa Ice Punch oppure Night Slash, che tra l'altro consente la possibilità di boostare il proprio attacco. Quindi probabilmente se dovessimo fare un conto finale con che mosse giocarlo in generale, che sia in GBL oppure in una coppa, anche se nelle coppe tematiche bisogna sempre vedere i Pokémon che sono ammessi, no? Nel momento in cui fosse ammesso il Pokémon volante, non il Pokémon Psico, la cosa che vi vado a dire è ovviamente deve cambiare, no? Ecco, per un tratto. Per cui come moveset finale io vi consiglio Counter come mossa veloce, Night Slash e Cross Chop come mosse caricate. Per il rank 1 in Lega Mega vi ricordo che la valutazione dovrà essere pari a 1-15-15, mentre per quanto riguarda la Lega Ultra in questo caso avremo bisogno di portarlo a livello 50 con le caramelle XL e sarà necessario come B esattamente il 7-15-15. Detto questo, penso di aver concluso anche per questa volta e vi ricordo come sempre che se vi piace del video di mettere mi piace, di commentare, sia magari per partecipare ai contest, sia per farci sapere quello che è il vostro punto di vista, i vostri dubbi, le vostre domande, se volete che affrontiamo un determinato argomento. Tra l'altro vi preannuncio che quasi sicuramente nella prossima puntata parleremo di Diggsby nel PvP, quindi piccolo spoiler, però nulla di certo, ok. Poi vi ricordo quindi di attivare la campanella, di seguire il canale di Telegram e di seguire e mettere mi piace ovviamente anche alle pagine Instagram e Facebook di Italian League. Vi ricordo tra l'altro che potrete anche commentare, siete assolutamente autorizzati a commentare qua sotto il video con il codice allenature per magari cogliere l'occasione appunto di aggiungere nuovi amici, stesso in questa sede, quindi non vi scoraggiate, commentate e aggiungetevi, in modo tale che farete anche tanti punti. Per me è stato un piacere, ci sentiamo o meglio ci vediamo effettivamente la settimana prossima. Un bacio ragazzi, ciao!